Ciao ragazzi! Olle! Che racconti di bello? Visto che manca poco, voglio parlare con voi di Capodanno. È una festa che mi piace molto, soprattutto perché amo guardare i fuochi d'artificio a mezzanotte. Tutti colorati e scintillanti! Di solito lo trascorro sempre con i miei amici e devo dire che a volte ci mette un po' in crisi perché iniziamo a pensare mesi prima a cosa ci piacerebbe fare per prenotare in anticipo, ma spesso non riusciamo a deciderci. È un bel casino, eh? Già! L'ideale per me è trascorrerlo in un posto come la montagna, perché c'è un'atmosfera bellissima, soprattutto se c'è la neve. Suggestiva! È molto particolare e per quanto riguarda i fuochi d'artificio, i più belli che io abbia mai visto sono stati a Vienna nel 2015. Esattamente allo scoccare della mezzanotte mi trovavo sulla ruota panoramica e, che dire, la vista dall'alto era meravigliosa. Immagino! Anche quelli che ho visto a Londra sono stati molto belli e tra poco vedrò quelli di Sydney. Ho prenotato una crociera che parte da Circular Quay, che è il porto principale della città, in modo tale da trovarmi alla mezzanotte proprio sotto l'Harbour Bridge, da cui partono i fuochi d'artificio. Uela! Sì, è sempre stato il mio sogno vederli. Mi ricordo quando ero piccola che li vedevo in televisione, al telegiornale, ed ero incantata. Li guardavo sempre a bocca aperta. Wow! Anche perché Sydney è uno dei posti che festeggia per primo il Capodanno dopo le isole Kiritimati e la Nuova Zelanda. Per il fuso orario? Sì, perché il fuso orario che c'è tra Sydney e l'Italia è di 10 ore e infatti a volte è un po' difficile organizzarsi con le chiamate e videochiamate proprio perché c'è tutta questa differenza di tempo ed è tutto al contrario. È tutto sballato. È tutto sballato. Sì, ma fa niente. Capodanno comunque è un bel momento perché si fa il punto della situazione sull'anno appena trascorso e si fa un po' un bilancio. Una cosa che amo fare è stampare le foto dell'anno appena terminato per raggrupparle e tenerle come ricordo. Che idea carina! Sì, amo riguardare le foto del passato perché è come rivivere certi momenti, mi mette proprio felicità. E poi penso a quanto le cose siano cambiate nel tempo ed è incredibile. E poi un'altra cosa che faccio è scrivere la lista dei buoni propositi. Non ne scrivo tantissimi perché altrimenti sarebbe impossibile raggiungere tutti gli obiettivi. No, ma infatti. Ne scrivo quindi pochi e a fianco appunto delle azioni concrete che posso fare per avvicinarmi sempre di più a quello che mi sono prefissata. E ci riesci? Non sempre, ma questo succede perché magari mi concentro di più su un obiettivo che ritengo più importante rispetto ad un altro. Questo è vero. Durante l'anno, quindi, bisogna riconsiderare questa lista di obiettivi ponendo l'attenzione su quelli che hanno la priorità. Ci fai degli esempi? Diciamo che ci sono delle abitudini della vita quotidiana che mi riprometto sempre di mantenere. Tipo fare esercizio fisico, mangiare in modo equilibrato senza esagerare con le schifezze, bere tanta acqua, non sprecare molto tempo sui social network, cose di questo tipo. Beh, sì, sono abitudini che tutti dovremmo cercare di avere. Esatto. Poi gli altri propositi sono molto personali e cambiano di anno in anno. Di solito includo dei posti da vedere, delle esperienze da provare, delle attività da fare, un po' di tutto, insomma. E te le scrivi? Sì, sì, me le appunto proprio su un foglio di carta. Ma che esagerata, puoi tenertela a mente. No, fidati che non è la stessa cosa. Perché? Perché averle scritte innanzitutto ti permette di definirle con chiarezza. Tu hai ben chiaro il punto da cui parti e qual è il punto a cui vuoi arrivare. E da lì ti puoi muovere verso una determinata direzione. E inoltre il fatto di avere una lista sempre a portata di mano ti aiuta e ti motiva a fare il possibile per ticchettare gli obiettivi una volta raggiunti. Tic
Tac. Ma sai che soddisfazione? Ogni volta che metto un bel tick di fianco a un obiettivo raggiunto, mi sento proprio orgogliosa di me stessa per avercela fatta, anche se si tratta di un piccolo obiettivo. No, ma infatti immagino. E voi invece? Cosa ne pensate del fatto di creare una lista di buoni propositi per l'anno nuovo? E appunto diteci, la ritenete utile? E come trascorrete solitamente il Capodanno? C'è un posto in particolare che vi è rimasto nel cuore, un posto in cui vi siete davvero emozionati durante la notte dell'ultimo dell'anno? Sarebbe molto bello saperlo. Fateci sapere nei commenti. Io intanto vi auguro un buon anno. Speriamo che questo 2021 sia un anno migliore di questo 2020 e a presto! Aspetta, anche io ho il mio gadget super stiloso! Sono pronta per festeggiare questo 2021. Tanti auguri di buon anno, ragazzi. Ciao!